Ed eccoci in un altro episodio in cui compieremo un'evoluzione. Abbiamo la possibilità finalmente di poter vedere uno dei cardini principali un po' di tutti i linguaggi di programmazione. Si tratta della programmazione procedurale. Cosa significa questo? Significa che si ha la possibilità di poter creare dei sottoprogrammi che possiamo richiamare come vogliamo, quando vogliamo e dove vogliamo. C'è da dire anche che è un argomento magari un po' più astratto, può risultare effettivamente un po' più complesso, ma insieme pian piano andiamo a capire le basi fondamentali che servono per poter capirne la meccanica principale e poi man mano insieme alla pratica sicuramente tornerà molto più utile e vi ritroverete più a vostro agio a usarlo. Garantisco che una volta capite in realtà non puoi più farne a meno nell'utilizzarne, come anche altri pattern di programmazione che vedremo anche in altri video, ok? Quindi partirei subito così da vedere insieme quelle che sono le basi fondamentali per le funzioni. Ok, siamo qui con il nostro editor e partirei dalle basi come al solito, quindi come si scrive una funzione? Una funzione si divide sempre in due parti. Esiste una dichiarazione e una esecuzione. È importante distinguere bene le due fasi. Quindi la dichiarazione che cos'è? È proprio la vera inizializzazione di quello che è il nostro sottoprogramma. Quindi nel nostro caso le keyword o comunque la sintassi saranno molto simili a quelle che abbiamo visto anche negli episodi precedenti, per esempio per gli if, i for, i while e i do while. Anche in questo caso ci ritroviamo ad avere function, il nome della funzione, aperta tonda, aperta graffa. Quindi come vedete le sintassi si assomigliano molto, sono fatte apposta per essere ricordate facilmente. Quindi cosa significa dichiarazione? Che in questo modo l'abbiamo presentata al sistema. In questo modo il sistema, quando va a far girare il programma, ci permette appunto di poterla inizializzare e avere disponibile per il resto del nostro programma. Facciamo giusto un esempio per poter comprenderne meglio il concetto. Mi potrei aspettare che venga stampato a schermo. Andiamo a vedere però effettivamente se è così. E rimaniamo delusi perché semplicemente in questo momento che cos'è che ha fatto PHP per noi? È partito, ha eseguito il nostro codice, esegue il nostro codice PHP, esegue la dichiarazione e questa parte del codice significa, in poche parole, tradotto in italiano, benvenuta nome funzione, sono appunto una funzione che si occupa di fare delle cose e farò poi un eco di risultato nome funzione. In quel momento si è presentata, ma non è stato eseguito il sottoprogramma, ha semplicemente dichiarato la sua esistenza, ok? Quindi la dichiarazione serve per poter utilizzare il sottoprogramma dopo, ma in sé non esegue il codice che ha dentro. Come possiamo invece richiamarla per poterla vedere a schermo? E vediamo assieme che banalmente serve semplicemente richiamare il nome della funzione che è stato dato, in questo caso è nome funzione, aperta e chiusa tonda, e il punto e virgola. Vedete già che adesso invece, quando andiamo a vedere nel browser, vediamo correttamente il risultato nome funzione. Quindi quello che abbiamo capito fino ad adesso è che c'è bisogno sia di una dichiarazione che di un'esecuzione per poter effettivamente vedere il risultato a schermo. Nulla ci vieta di eseguirla invece più e più volte, quindi volessi eseguirla per dire 3 volte e vedete come adesso nel browser verranno stampate tranquillamente 3 volte il risultato nome funzione. Esistono 3 tipi di variabili quando si parla di funzioni. Esistono le variabili globali, le variabili locali e poi gli argomenti. E adesso andiamo a vederli insieme uno alla volta. Partiamo quindi dalle variabili globali. Che cos'è che sono? Facciamo un esempio insieme direttamente nel codice. Se io dichiarassi fuori dalla funzione una variabile, che possiamo chiamare ad esempio nome, possiamo andare a vedere effettivamente dove è disponibile questa variabile. E
andando a stamparla ad esempio all'interno, potrei provare a fare un due punti concateno dollaro nome all'interno. Vedete già che anche l'editore ha già qualcosa da dirci in contrario. Andiamo però a vedere anche eseguendo il codice che cosa succede. Andando a refreshare, infatti, vediamo che ci dà un warning, ci dà un problema. Andiamo a leggerlo. Warning dice undefined variable dollaro nome a index.php riga 16. Infatti a riga 16 noi abbiamo richiamato dollaro nome, ma da qui capiamo che semplicemente dollaro nome non è inclusa all'interno dell'esecuzione del codice della funzione. Quindi da qui capiamo che le cose che dichiariamo fuori normalmente in PHP non vengono assolutamente incluse all'interno. Esiste un modo per poterle mettere dentro però, che è questo, global dollaro nome. Così facendo gli stiamo dicendo in maniera esplicita che vogliamo utilizzare una variabile di fuori e vogliamo includerla all'interno dello scope della nostra funzione, quindi all'interno di quella che è la visione delle variabili e del mondo circostante che ha la funzione. Quindi così facendo, invece, refreshando, vediamo che a schermo appare correttamente il risultato, ok? Questa si chiama variabile globale, no? E risulta a prima occhiata una delle prime scelte che effettivamente chi entra nel mondo delle funzioni fa, proprio perché ti permette tranquillamente di poter utilizzare quello che c'è fuori senza nessuna preoccupazione. Andiamo però ad approfondire un pochetto questo concetto per capire quanto in realtà sia una cosa un po' pericolosa, ma a primo impatto uno non lo direbbe. Allora, ipotizzando ad esempio di fare dollaro nome che è uguale a un altro nome, ipotizziamo Luca, quello che succederà è la seguente cosa, che refreshando il codice vediamo appunto che cosa succede ora. Parte il nostro codice PHP, viene inizializzato nome, viene dichiarata la nostra funzione, viene eseguita. In questo momento qui il codice si ferma, esegue il contenuto del codice qui, del sottoprogramma, e una volta finito continuerà la sua esecuzione. Che cosa fa quando nome funzione viene eseguita? Viene messa dentro, viene permesso alla variabile dollaro nome di entrare, di essere utilizzata all'interno della nostra funzione, viene modificata e di conseguenza poi viene stampata, no? Da qui però che cos'è che stiamo per capire? Questa seguente cosa. Adesso vado a fare un echo prima della funzione, dopo la funzione e dentro la funzione. E refreshando ci rendiamo conto di una cosa. Allora, innanzitutto, prima della funzione ci ritroviamo ancora Nicholas. Da qui capiamo il fatto che la dichiarazione non viene assolutamente eseguita nel momento in cui viene inizializzata la funzione. Tutto accade nel momento in cui viene richiamata, quando viene eseguita. Quando viene eseguita, ecco che entra all'interno del codice, viene eseguito, viene importata dollaro nome, viene cambiato anche il nome e poi viene effettuata la stampa. E da qui infatti ci ritroviamo nella seconda riga. Dopo, dentro la funzione, Luca. Una volta finita la funzione, si ritorna di nuovo a riga 24 e si continua. Quindi viene eseguito il codice e vediamo il dopo la funzione. La cosa che però è successa è che Luca rimane il valore della variabile. Ma come mai, uno potrebbe dire? Beh, essendo che abbiamo utilizzato una variabile globale, possiamo sia leggerla che scriverla all'interno di una funzione. E uno vedendo questo potrebbe anche dire: Che bello, mamma mia. Adesso sì che sono comodo, posso fare qualsiasi cosa, no? Posso sia leggere che scrivere. Sembra anche una cosa molto positiva. attenzione però, in questo momento stiamo pensando a un codice particolarmente piccolo, di esempio, e quindi ci fa anche comodo l'idea che posso prendere e usare tranquillamente qualsiasi cosa all'interno della mia funzione. Ma ipotizziamo di avere un codice grosso, ma molto più grosso. In quel caso che cos'è che potrebbe succedere?
che la situazione ci sfugge di mano e quindi ci ritroviamo ad avere un codice che poi ha dei risultati inaspettati. Questo perché magari la variabile parte con un determinato valore, va avanti, viene eseguita, viene letta, viene scritta all'interno delle nostre funzioni senza nessun problema, ma a un certo punto ha un valore completamente inaspettato. E in quel momento come potremmo trovare effettivamente il nostro errore? Sarà molto difficile, è possibile farcela, ma sarà sicuramente difficile. Questa è una pratica che tendenzialmente viene evitata dai programmatori di professione, semplicemente perché risulta poi imprevedibile da mantenere, ok? Motivo per cui le variabili globali non vanno demonizzate, ovviamente se esistono è perché hanno una loro utilità, dall'altra non vanno abusate, quindi importantissimo usarle solo quando effettivamente è necessario. In altri casi ci sono altri metodi che ci danno sicuramente più controllo del nostro codice, oltre a renderlo anche più utilizzabile, ok? E da qui passiamo alle variabili locali. Andiamo a vedere che cos'è una variabile locale. Per farlo non facciamo altro che togliere banalmente il global. Quindi che cos'è che ci rimane? Ci rimane un dollaro nome fuori, un dollaro nome dentro dichiarato e abbiamo la solita stampa. Andiamo un attimo a vedere però qual è che è il risultato finale. Andando a refreshare vediamo che ci ritroviamo con prima della funzione Nicolas e fino a qui non dovrebbe stupirci più di tanto la cosa, perché appunto a riga 21 prima della funzione siamo fuori dal range della nostra funzione che abbiamo scritto e quindi abbiamo dollaro nome che è uguale a Nicolas. Ecco che poi arriviamo a riga 22 dove viene eseguito effettivamente il nostro codice della funzione. Quindi viene eseguito il nostro sottoprogramma, ci ritroviamo qui a riga 16, viene inizializzata una variabile dollaro nome che avrà come valore Luca e dentro la funzione viene stampato Luca. Quindi all'interno della nostra funzione, che è come un programma alternativo che viene eseguito in quel momento, vedete che anche se ho chiamato la variabile nello stesso modo, in realtà fa riferimento a un'area di memoria completamente diversa. E di questo vi dico, se vi può interessare entrare più anche nel dettaglio dell'area di memoria, delle reference, delle variabili, fatemelo sapere nei commenti che mi farà piacere poi eventualmente farci un video. Direi che appunto in questo momento cerchiamo di comprendere meglio che cosa sta succedendo al momento all'interno della funzione. Viene inizializzata la variabile dollaro nome all'interno del nostro sottoprogramma, viene stampata e nel momento in cui finisce il codice, da qui scopriamo un comportamento che la funzione ha. Quando ha raggiunto il suo fine, ha raggiunto il suo scopo, tutto quello che è stato inizializzato all'interno di una funzione viene completamente distrutto. Quindi in quel momento lì, una volta finito il codice a riga 18, tutto quello che avevamo inizializzato dentro, ad esempio anche dollaro nome uguale a Luca, viene automaticamente distrutto. Per distrutto cosa si intende? Che questo valore all'infuori di questa funzione non è mai esistito e mai esisterà. Quindi arrivando di nuovo a riga 22 dopo l'esecuzione della funzione, ci ritroviamo a riga 23 che dopo la funzione abbiamo infatti nel browser Nicolas. Quindi siamo ritornati al nome di partenza, ma in realtà non è che è stato ristabilito. Banalmente, come abbiamo detto, dollaro nome uguale a Luca non è mai esistito all'infuori di quel programma, quindi esisteva solo all'interno di nome funzione. Questa è una variabile locale, quindi una variabile che esiste, vive solo all'interno della funzione e non fuori, no? Quindi siamo passati però, se ci pensiamo, da un estremo all'altro. Adesso ci siamo ritrovati ad avere prima una situazione in cui potevamo leggere, scrivere, estrema libertà e anche comunque estremi problemi. Dall'altra adesso magari siamo anche troppo stretti perché abbiamo una variabile che però non posso definirla da fuori, viene dichiarata dentro e finisce così, no? Quindi la variabile locale viene sicuramente utile per tutte quelle variabili che servono giusto per quello scopo e poi basta, no? Che potrebbe essere come una variabile contatore, una variabile che utilizziamo come appoggio per fare una ricerca, quindi variabili che il loro unico scopo è fare un attimo quella cosa e poi
non ci serve effettivamente più. In tutti quei casi la variabile locale sicuramente viene molto più comoda. Però appunto ci serve quella che può essere un po' un intermezzo. Che cosa abbiamo di più controllabile, ma dall'altro canto comunque anche più flessibile e che ci permette di lavorare bene? Ed è qui che passiamo alla terza e ultima tipologia di variabile, ossia gli argomenti. Ed ecco che con gli argomenti andiamo ad esprimere il meglio del potenziale che una funzione può dare. Quindi andiamo a fare subito un esempio andando a modificare ancora il codice che ci ha accompagnato finora. Se io togliessi $nome uguale a Luca da riga 16, ho la possibilità di poterlo inserire in un modo diverso, cioè all'interno delle tonde. L'argomento infatti va scritto sempre qui. Quindi $nome posso metterlo all'interno delle tonde. In questo modo ho la possibilità di passare dall'esterno un valore che verrà preso e verrà utilizzato all'interno della nostra funzione. Ovviamente questo valore deve essere passato poi da un'altra parte, ossia nell'esecuzione. Infatti vedete che anche VS Code ha qualcosa in contrario al momento di quello che abbiamo scritto. Infatti se dichiariamo la nostra funzione con un determinato parametro richiesto, è ovvio che dall'altra parte per eseguire quel sottoprogramma abbiamo bisogno di passare effettivamente un valore al suo interno. Quindi nel nostro caso abbiamo $nome, no? Quindi al momento, se facessi refresh, vediamo che questa è la situazione attuale. Quindi abbiamo la possibilità di passare un parametro, di poterlo utilizzare senza che ci siano conseguenze sull'editing di quella variabile. Andiamo subito a vederlo. Se provassi a modificarla, io posso assolutamente farlo, ma vedete che dentro la funzione viene modificato, ma all'infuori poi non succede assolutamente nulla. Come si spiega una cosa di questo tipo? Semplicemente quando noi andiamo a dichiarare un argomento, viene creata una variabile locale all'interno ed è un po' come se scrivessimo sempre dentro la nostra funzione un $nome che è uguale a il valore che gli viene passato, nel nostro caso Nicolas. Ok? Quindi quando noi scriviamo un argomento stiamo inizializzando una variabile locale all'interno della nostra funzione, passandogli però un valore che viene da fuori. Ok? Questa è la differenza sottile che c'è. Ma questo ci dà un enorme vantaggio perché possiamo parametrizzare, possiamo configurare la nostra funzione passandogli tutti i parametri che vogliamo, quindi non uno, ma possono anche passarne 100, senza avere la preoccupazione che venga effettivamente modificato. Questo è il grande vantaggio dell'argomento. Andiamo a fare anche un altro esempio, sempre legato a questo aspetto di argomenti, per introdurre un altro concetto molto importante delle funzioni, ossia che esistono due tipi di funzioni, che sono le void function e le return function. Le void function sono semplicemente delle funzioni che vengono definite vuote, nel senso come quella che abbiamo scritto prima, quindi che fanno semplicemente un'esecuzione di codice, punto e basta. Ma ci sono un'altra tipologia di funzioni che invece devono restituire effettivamente un risultato, no? Andiamo a fare un esempio che è solitamente anche quello classico, perché secondo me torna a essere quello più efficace, soprattutto per l'introduzione a questo argomento, ossia una funzione somma. Quindi posso andare a dichiarare una mia function, che chiamo somma, mi aspetto due parametri, quindi $A e $B, che saranno i nostri due numeri da sommare, e vogliamo banalmente sommarli insieme, quindi farò tipo una $C che è uguale a $A più $B, ok? Questo valore io posso anche decidere di ritornarlo, quindi return $C. Con questa keyword ho modo di poter tornare un risultato della nostra funzione nel momento in cui viene eseguita. Ok? Quindi andiamo a fare un esempio di esecuzione poco sotto. Se volessi fare che il $risultato è uguale a il risultato che offrirà la mia funzione somma, posso fare che somma e posso sommare due numeri insieme. Ad esempio posso sommare il 2 e il 3. Quindi ci aspettiamo che il nostro risultato, e andando a stamparlo, vedete che il nostro risultato è 5. Quindi che cosa sta succedendo in questo momento? Viene eseguito il nostro codice, viene dichiarata la nostra funzione somma senza eseguirla,
Arriviamo a riga 17 in cui diciamo $risultato è uguale a quello che ritornerà la nostra funzione somma. La funzione somma viene eseguita e gli vengono passati due parametri. Quindi questi due parametri vanno semplicemente a inizializzare qui $A che è uguale a 2 e qui $B che è uguale a 3. Quindi a sua volta poi $C semplicemente sarà uguale alla somma di tutte e due e poi banalmente gli diciamo che questo è il valore che viene ritornato dalla funzione, quindi quello che è il risultato finale che ha. E quindi è da qui che viene fuori il risultato 5. Viene salvato questo valore all'interno della variabile e poi ci ritroviamo che il nostro risultato è 5. Quindi questo è il motivo per cui funziona adesso in questo modo. Quello che abbiamo notato anche è che effettivamente non ho dovuto specificare un nome preciso all'interno dei miei parametri. Questo perché i parametri è importante ricordarsi che sono posizionali. Cosa significa questo? Che io posso tranquillamente mettere i valori come voglio, quindi posso anche mettere, che ne so, 10 e 20, e quello che verrà fatto banalmente è che il primo valore finirà sempre nella prima variabile, quindi in questo caso mi aspetto che un $A sarà uguale a 10, mentre il secondo parametro è quello che arriverà nella seconda variabile e quindi da qui mi ritroverò il 20. Di conseguenza poi la somma ovviamente farà 30, ok? Quindi quello che abbiamo capito è che gli argomenti sono sicuramente il modo migliore per passare dei parametri da fuori a dentro, avendone completamente il controllo, senza avere problemi di variabili che vengono modificate, e dall'altra però che ci permettono di poter avere eventualmente anche il risultato di quello che ci aspettiamo della funzione. Quindi questo è sicuramente il modo migliore per poter gestire dei parametri che vengono dall'esterno e questo ci dà anche un grande vantaggio perché in questo momento ho risolto il problema ad esempio di una somma direttamente dalla mia funzione avendo un nome sicuramente più chiaro e potendola chiamare anche 5, 10, 1000 volte senza nessun problema e mi risolverà sempre lo stesso risultato. Risulta anche molto più facile da gestire e da testare come codice. Bene, e anche oggi abbiamo visto un po' quello che è il fondamento principale legato all'argomento delle funzioni. Quindi abbiamo analizzato diverse cose, ho cercato comunque di tenere l'argomento il più snello possibile e piuttosto possiamo sicuramente fare tanti approfondimenti anche riguardo a questo in altri video. Nel caso scrivetemi pure nei commenti, ditemelo in modo che posso prepararne anche altri su questo argomento. Abbiamo visto che cosa quindi? Abbiamo visto che esistono tre tipi di variabili, che sono le variabili globali, locali e gli argomenti. Quindi le variabili globali sono molto utili per poter prendere dei parametri dall'esterno, leggere e scriverli senza nessun problema. Attenzione comunque a non abusarne. Usateli solo nel momento in cui davvero vi servono. Le variabili locali sono molto utili per avere variabili d'appoggio, per ricerche, quello che vogliamo fare, senza nessun problema. Sappiamo che vivranno e moriranno all'interno della funzione in cui vengono eseguite, senza nessun problema. E terza e ultima, e direi anche la più importante, sono gli argomenti. Sono dei parametri che possiamo passare dall'esterno, posizionali, che banalmente ci danno la possibilità di passare uno o più parametri di qualsiasi tipo vogliamo che vengono dall'esterno, vengono inizializzati all'interno della nostra funzione, viene eseguita e poi possiamo decidere appunto, come abbiamo visto nella parte finale del video, se restituire un valore oppure no. Quindi la funzione è completamente al nostro servizio. Sicuramente se padroneggerete questo tipo di metodo di lavoro vi risulterà molto più comodo gestire il codice, soprattutto man mano che si ingrandisce. Ci sono ovviamente tante altre tecniche, non abbiamo parlato ad esempio anche di come poter fare un refactor, come pulire anche meglio il codice, come scrivere delle funzioni scritte anche bene. Sono tutti argomenti che ovviamente possiamo trattare, non c'è nessun problema, fatemi sapere appunto se siete interessati e abbiamo modo poi di approfondire nei prossimi video. Al momento direi che questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.